Aiutami a migliorare il canale, fai una piccola donazione tramite PayPal o attraverso il pulsante dei super grazie ed iscriviti al mio canale. L'intervista di Sal Da Vinci torna oggi in TV nelle repliche di Verissimo le storie, il programma condotto da Silvia Toffanin. In attesa di seguire in diretta l'intervista in onda dalle 16:30 su Canale 5, scopriamo qualcosa in più sul cantante noè melodico napoletano tra i più amati. Sal Da Vinci. Pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino, è nato a New York, il 7 aprile 1969, ha quindi 55 anni, in quanto il padre Mario Da Vinci, cantante e interprete della sceneggiata napoletana. Era impegnato in una tournée negli Stati Uniti d'America dove fu raggiunto dalla moglie Nina. Il giovane Da Vinci si è esibito per la prima volta davanti al pubblico pagante quando aveva appena 6 anni. Nel 1976 debutta nel mondo della musica incidendo, in duetto proprio con il padre. La canzone Miracolo è Natale di Alberto Sciotti e Tony Iglio, da cui è stata tratta una sceneggiata omonima. Nel 1978 debutta nel mondo cinematografico, insieme al padre Mario. Nella pellicola di Carlo Caiano, Figlio mio sono innocente, l'anno successivo gira un secondo film, Napoli storia d'amore e di vendetta di Mario Bianchi. Nel 1979 interpreta da protagonista, insieme al padre Mario, la sceneggiata O Convento. Nel 1980 prende parte al film Montevergine. È negli anni '80 che lascia la recitazione per dedicarsi solo alla musica. Nel 1992 prende parte al concorso Canoro Una voce per Sanremo all'interno del contenitore domenicale di Domenica In, con Toto Cutugno e Alba Parietti. Nel 1994 partecipa alla seconda ed ultima edizione del Festival Italiano di Musica, organizzato da Canale 5 e presentato da Mike Bongiorno con Antonella Elia per creare un'alternativa al Festival di Sanremo, classificandosi al primo posto con la canzone Vera, il brano trainante del suo primo album pubblicato. Da lì in poi è un susseguirsi di grandi successi che continuano ancora oggi. La sua Rossetto e Caffè è virale sui social. Lo sappiamo tutti. Ci sono dei sistemi. La mia canzone si sta rivelando una hit su Spotify, ma nessuno mi invita. I miei agenti provano a propormi ai programmi TV, ma ricevono tutti no. E poche radio mi passano. Peraltro non quelle dei grandi network. Evidentemente non rientro nella loro linea editoriale. A parlare, dall'altra parte del telefono, è Sal Da Vinci, che a 55 anni si è ritrovato a sorpresa a macinare milioni di stream su Spotify con la sua Rossetto e Caffè. Uscita lo scorso 14 giugno, la canzone ha totalizzato ad oggi oltre 3 milioni di ascolti. Il celebre cantante ha ereditato la passione per la musica dal padre, Mario Da Vinci, uno dei più noti interpreti della sceneggiata napoletana. Mario Da Vinci muore il 10 maggio 2015 a Napoli, stroncato da un improvviso malore. Ha parlato del dolore di quel lutto Sala Verissimo la scorsa settimana. Papà per me è stata un guida importante, lo sento ancora oggi in quello che faccio. Racconta dell'infanzia di Mario, Sal dalla Toffanin. Una persona cresciuta in una famiglia poverissima. Mia nonna lo portò in orfanotrofio per farlo adottare. Lo riprese mia zia che per tanti anni la chiamò mamma. Il rapporto con lui, mi ha amato in silenzio. Ricorda così la sera della morte. Avevo finito un tour e lo avevo chiamato per dirgli che prima andavo a cena da un amico e poi andavo con la compagnia per la cena di fine stagione. Si preoccupava per me che ero stanco. Mentre eravamo a tavola mi chiamano per dirmi che papà non stava bene. L'ho sempre visto come un immortale, quella sera purtroppo è andata così. Era il 4 luglio 1984 e ho baciato per la prima volta mia moglie Paola, che mi ha fatto letteralmente buttare il sangue. Io avevo 15 anni. Lei 16 e per questo anno in più mi considerava nu criaturo, ha rivelato il cantautore napoletano. Ma ha insistito e a distanza di anni si può dire che ha fatto bene.
Paola Pugliese è nata nel 1968 a Napoli e l'incontro con Sal Da Vinci avviene da giovanissimi. A spiegarlo fu lo stesso cantante in una vecchia intervista. Le ho provate tutte per fare colpo su di lei. Io sono testardo. Feci amicizia col padre, che possedeva un acquario. Gli portai delle aragostine, ma fu un disastro con i suoi polipetti. Alla fine. Poi, lei cedette. Nel 1992 la coppia si sposa e dalla loro unione sono nati 2 figli, Francesco e Anna Chiara, nati nel 1993 e 1998. Peraltro Da Vinci è anche nonno di 3 nipoti. Nel 2023 ha annunciato la nascita della sua terza nipotina Nina, secondogenita di Francesco e Riccarda D'Ambrosio, nata il 20 aprile. Francesco aveva già dato alla luce il primo figlio, Salvatore Jr. Nel 2018. Inoltre, l'11 maggio 2023, è nata la figlia di Anna Chiara Sorrentino e Salvatore Santoro, rendendo Sal Da Vinci nonno per la terza volta. La famiglia vive a Napoli nel quartiere Chiaia. Francesco è appassionato di calcio, 4 anni fa ha fatto parte del cast del musical Stelle a metà, e da lì ha iniziato a partecipare ai concerti del padre e ad esibirsi. Durante il racconto da Silvia Toffanin, Sal Da Vinci ricorda la malattia di suo figlio. Infatti, quando Francesco era molto piccolo pediatra aveva sottovalutato i suoi sintomi, portandolo a rischiare. Abbiamo avuto paura, per una diagnosi sbagliata di un pediatra, racconta Sal. Un giorno guardo il bambino e vedo che ha gli occhi aperti ma non risponde, io cercavo di rianimarlo. Poi il piccolo viene portato in ospedale e pur di fermare il male Sal pensa di fare un voto. Per fermarla stavo chiedendo una grazia alla Madonna e stavo per giurare che non avrei più cantato. Poi mi chiamano e mi chiedono di firmare per far estrarre il midollo al bambino. Lì la Madonna mi ha aiutato. Dopo 15 giorni Francesco venne trasferito in un altro ospedale. Per un altro mese non lo vidi. Ma un miracolo ha voluto che lui sia ancora qui oggi.